Eccomi qui. Cazzo, dopo 2 anni vedevo la luce. Dopo che la pandemia mi aveva atterrato. A me che sprizzavo di vita. A me che però mi è sempre stato difficile girarmi dall'altra parte. Io che non riesco a non provare empatia e farmi da parte. Mi dicono, dai, vivi più leggero. Io rispondo, ma che significa vivere leggero? Io sono sempre stato un cazzone, quello che faceva ridere di più gli amici, ma anche quello più tormentato, quello serio. E che devo fare? Sarebbe stato bello nascere con più testosterone e avere la sola passione per il calcetto e la fessa, ma non è andata così. Cosa dobbiamo fare? Citare Calderon della Barca? Il delitto più grave dell'uomo è quello d'essere nato. Sperare di non essere mai nati è la cosa più stupida che un uomo possa fare. La vita ce l'hai e quindi mi tengo il fatto di essere così. A me che la pandemia aveva fatto scoprire quanto fosse urgente cambiare il nostro modo di vedere l'ambiente. A me che aveva fatto approfondire il tema delle zoonosi e capire come distruggendo l'ambiente, come sempre, ci diamo la zappa sui piedi. E di come fosse importante agire adesso. Perché il momento migliore per agire era ieri, 30 anni fa, 15 anni fa. Il secondo miglior momento è oggi. A me la pandemia aveva dato l'urgenza di essere più attivista, più divulgatore nel campo. E sì, hai ragione Dario Bressanini, sono due termini incompatibili. Però il fatto di unirli per me è un po' una sfida. Il fatto di dedicare la mia vita a questo, per quanto ogni giorno accumuli la frustrazione, che tanto non sia mai abbastanza, perché i cambiamenti sono lenti e a noi sta come miglior raggiungimento quello di velocizzarli. Ma più del tanto è difficile, perché la Nigeria si svilupperà, come ha fatto la Cina, e la Cina è vero, è quella che investe più in energia eolica, ma è anche quella, insieme all'India, più dipendente dal carbone. E la temperatura terrestre raggiungerà comunque quell'aumento di 1,5 gradi, prima di quanto pensiamo. Per quanto abbiamo inquinato negli ultimi 40 anni. E la nostra vita quotidiana peggiorerà, perché i tornado che spazzano via la spiaggia ci saranno più frequentemente. Le epidemie saranno più frequenti. E non sapremo se vorremmo fare dei figli per lasciargli questa terra dove si sopravvive, non si vive. Eppure per restare a galla e trovare il senso di quello che facevo e faccio tutti i giorni, ho dato importanza ai cambiamenti positivi, a quello che sta cambiando nella società, negli aspetti positivi della transizione. Ma quanto cazzo è difficile. Vabbè. Comunque con alti e bassi, accettando che la tua vita non possa essere quella degli anni 2010, dove prendere un aereo in qualsiasi parte del mondo per trovare un amico o visitare un posto nuovo, trovarsi con persone a caso a fare una canzone in mezzo alla spiaggia o in mezzo a una piazza, o piantare un seme di pomodoro e aspettarsi che non geli ad aprile, non è più una roba scontata. Ed è difficile. Eppure accettando tutto questo, resti a galla. E ti appigli a quello a cui ti puoi appigliare e pensi di poter vivere ogni giorno con le persone che ti danno il massimo per cambiare le cose nel tuo piccolo. Queste persone ti servono per avere il sale per svegliarti ogni mattina e avere il pepe al culo per alzarti, anche perché poi devi campare anche tu, ti devi alzare. Io non ero stato così influenzato dalla pandemia perché il virus mi aveva toccato. Sì, ho visto mio padre quasi sul letto di morte e sì, mi aveva toccato. Ma io ero toccato perché piangevo per il mondo. Così come lo feci la prima volta a 8 anni quando lessi un articolo, penso che fosse sul Corriere, sugli effetti del cambiamento climatico sul futuro della Terra. E piansi. Piansi parecchio. Perché io non volevo che quello fosse il mio futuro. Con quale forza potevo pensare di costruire ogni giorno la mia vita pensando che in 15 anni qualcosa l'avrebbe potuta distruggere con alta probabilità?
Immagina, passi 10 anni a scuola, 5 di università, se ti va bene, 1 di master, e nel frattempo lavori pure come cameriere insultato dai clienti. E prima una pandemia, poi una guerra, e poi cos'altro te la distrugge? Sì, è bello chi dice vivi ogni tuo giorno come fosse il tuo ultimo. Sì, io l'ho letto il De Brevitate Vitae, l'ho pure applicato. Non ho mai disperso tempo appresso a persone con cui non potessi provare qualcosa di vero, con cui piangere e cazzeggiare insieme. Io ho dormito pure poco, dando nutrimento a tutte le mie passioni, non ai divertissement, non alle distrazioni, alle passioni. Sto costruendo il mio sogno, ma non posso vivere come se ogni mio giorno fosse l'ultimo, perché non potrei costruire nulla, e nulla si costruisce da un giorno all'altro. E se devo costruire qualcosa di importante, devo stare anche 8 ore in ufficio, a fare cose che amo, ma che non farei se fosse l'ultimo giorno della mia vita. Quindi cerchi di bilanciare le due cose, ti fai il culo, ma vivendo i piccoli momenti della tua vita, non dicendo mai di no se non esiste veramente una motivazione seria. Eppure quando costruisci tutto questo, quando arriva qualcosa dall'esterno, quella che gli economisti chiamano esternalità negativa, è una mazzata sopra il collo perché non la controlli, ti pugnala quando meno te l'aspetti e ti devi affidare al motto tanto amato dai manager filosofi: control what you can control, che poi era quello che Seneca scriveva a Lucilio: non celum debes mutare, sed animum nostrum. Ossia, trova la tarassia, la karma, e rimarrai impermeabile agli eventi esterni. Facile a dirsi, vero Marc Aurè? Vabbè, almeno ci proviamo.